Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio parlare di una ricerca che è stata fatta da una ricercatrice di nome Léa Lansad dell'Università di Tours in Francia. Questa ricerca è stata pubblicata nel numero di marzo scorso, quindi 2021, sulla rivista Animal Cognition. In questa ricerca si cerca di stabilire come sia più facile comunicare con i cavalli in due tipologie di ambientazioni specifiche. Prima di addentrarci nella ricerca stessa dobbiamo comprendere due terminologie, ok? Perché poi dopo le utilizzeremo all'interno del video e quindi voglio che capiate bene di cosa sto parlando. La prima terminologia è quella che viene abbreviata nell'acronimo IDS, che significa per Infant Direct Speech, e la seconda terminologia è invece ADS, che sarebbe l'acronimo di Adult Direct Speech. Il motivo per cui vi parlo di queste due terminologie è perché la prima, l'IDS, l'Infant Direct Speech, è molto simile a quella che viene utilizzata all'interno di questa ricerca, che invece si chiama PDS, cioè Pet Direct Speech. In cosa consiste, in parole semplici, in parole povere? Sono due tipi di comunicazione. La prima, la IDS, che poi sarebbe anche la PDS, cioè la Pet Direct Speech, consiste nel parlare al bambino o parlare all'animale utilizzando delle frasi molto banali, chiamiamole così, utilizzando delle parole semplici, pronunciando le parole con dei suoni molto enfatizzati e usando una gestualità e una mimica facciale estremamente accentuata. In questi casi, nel normale infant direct speech, cioè praticamente quello che viene chiamato anche baby talk, oppure viene chiamato anche madrese o materese, cioè in sostanza il linguaggio tipico della mamma nei confronti del bambino, si è potuto notare che i bambini imparano molto più in fretta se gli vengono spiegate le cose utilizzando questo tipo di linguaggio. La dottoressa Lansad ha ripreso questo modo di parlare, l'ha provato ad applicare ai cavalli e ha visto se c'era differenza se invece di utilizzare questo modo più semplice di parlare veniva utilizzato un normale modo di parlare, di riferirsi al cavallo, come appunto è l'ADS, cioè l'Adult Direct Speech. Ok? Ora tralasciamo tutte queste sigle. Okay? Noi, per fare il riassunto, abbiamo due modi. In questa ricerca abbiamo due modi di porsi al cavallo: quello semplice, quasi banale, in cui la mimica facciale, in cui le frasi sono brevi, in cui i suoni sono enfatizzati, e un modo di parlare invece più strutturato, appunto come se si stesse parlando a un altro adulto. Quindi tenete ben presente quello che sto per dire adesso, con anche le emozioni più sotto controllo. La ricercatrice cos'è che ha fatto? Ha preso questi 20 cavalli, ha preso una ragazza, una sua collaboratrice, e ha provato a utilizzare appunto queste due modalità di comunicare per fare due task, per fare due cose. La prima era quella di fare grooming all'animale. Quindi per 2 minuti di grooming ciascun cavallo veniva sottoposto a questo test da questa ragazza. La prima cosa che è venuta subito in evidenza è che utilizzando la modalità, quella che viene chiamato PDS, quindi Pet Direct Speech, cioè la modalità di parlato semplice in cui c'è
una particolare attenzione a utilizzare frasi semplici, utilizzare suoni molto enfatizzati, mimica facciale molto enfatizzata, eccetera, si è visto che i cavalli molto spesso andavano a fare grooming reciproco appunto con la persona che li stava pulendo, cosa che non è accaduto in nessuno dei casi in cui invece è stato utilizzato l'adult direct speech, e questo è già un aspetto abbastanza importante. Il secondo test che hanno fatto è stato quello invece di prendere due secchi e provare a comunicare con il cavallo su quale secchio la persona, sempre la stessa persona, voleva che il cavallo andasse, utilizzando i due tipi di linguaggio. E anche in questo caso è stato nettamente diverso il risultato quando veniva utilizzato il pet direct speech, cioè il modo di parlare semplice, con invece il risultato quando veniva utilizzato l'adult direct speech. In sostanza, in poche parole, è venuto fuori che parlando al cavallo in una maniera molto banale, semplice, come se si stesse spiegando una cosa a un bambino, utilizzando la mimica facciale e tutto quello che ne consegue, tipo di suono, enfatizzando certe parole, eccetera, il cavallo sembra che rimanga più facilmente connesso con la persona e che sia in qualche maniera più attratto dalla persona stessa, a seguire le indicazioni della persona stessa. Ora, ovviamente questa è una ricerca, è la prima ricerca di questo tipo che è stata fatta, ha una valenza importante, secondo mio parere, non tanto per i risultati, che secondo me su 20 cavalli possono essere presi un po', diciamo, con le molle o con le pinze, però ha una valenza importante da un punto di vista scientifico, perché prima di tutto è un'altra delle tante ricerche che vengono fatte sulla ricerca della comunicazione uomo-cavallo, e questo secondo me ha importanza, perché vuol dire che c'è una certa attenzione da parte dell'uomo di ricercare e raffinare sempre di più il modo di comunicare che noi possiamo avere con i cavalli. La seconda cosa che io ritengo importante è che non è tanto la parte relativa ai suoni, che almeno per quanto mi riguarda è venuta fuori leggendo questa ricerca, ma piuttosto il fatto che quando viene utilizzato l'infant direct speech o il PDS, il pet direct speech, viene enfatizzato, sì, i suoni sì vengono enfatizzati, le parole vengono enfatizzate, per l'amor di Dio, però è la mimica facciale che viene molto enfatizzata, e anche ovviamente ciò che traspare ancora di più dalla mimica facciale è la reale emozione della persona, e secondo me sta lì tutta la chiave. Siccome noi sappiamo che i cavalli sono animali che non usano suoni in natura, ne usano veramente pochissimi di suoni, e prediligono il linguaggio del corpo per comunicare fra di loro, quindi in effetti se guardate un cavallo in branco vedete che utilizzano continuamente il loro corpo per comunicare. Il fatto che questa ricerca dia prevalenza a un tipo di linguaggio dove c'è un impatto visivo molto ma molto più grande rispetto all'altro suffraga un po' l'ipotesi che tutto sommato con i cavalli non è tanto quello che diciamo o le parole che usiamo. Chiaro, qualcosa loro possono poi piano piano associare con il tempo a una parola, un determinato comando piuttosto che una determinata situazione, ricompensa, eccetera, ma quello che conta è il fatto che ci sia una mimica esagerata e che porta loro a comprendere meglio ciò che noi desideriamo o cosa vogliamo comunicargli in quel momento lì. Ecco, secondo me questa è una ricerca importante da questo punto di vista qui. Ci fa ancora più profondamente comprendere quanto il cavallo si sforzi di comunicare con noi e si sforzi di comprendere ciò che noi proviamo a dirgli in una maniera che è sempre sorprendente, secondo me, è sempre sorprendente, e questa ricerca lo dimostra ancora una volta. Beh, spero che questa cosa vi abbia solleticato un pochino il cervelletto, che vi abbia fatto un pochino riflettere. Se vi piacciono queste ricerche, questi approfondimenti, queste cose un po' particolari che ci fanno comprendere meglio quello che c'è dentro la mente del cavallo, fatemelo sapere nei commenti, così magari vi porto altro materiale. Chi mi segue da un po' sa che io sono molto affascinato da quello che è la comunicazione con il cavallo studiata dai nostri ricercatori, perché in tante occasioni ci fa capire come magari è meglio avere un approccio con il cavallo piuttosto in una maniera piuttosto che in un'altra, e
e ci dà poi le spiegazioni che sono quelle che ci piacciono, almeno a me piace molto capire e comprendere questi aspetti del nostro amico cavallo. Beh, per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.